Ciao a tutte, bentornate ancora una volta sul mio canale, benvenute a tutte le numerose iscritte, io sono Tiziana e come promesso oggi ho realizzato per voi la pochettina in abbinamento alla borsa Onda Shopper che tanto vi è piaciuta. Quindi ho utilizzato quello che mi è rimasto del progetto. Vi ricordo che c'è un kit a vostra disposizione che è in sconto fino a domani col 30% e quindi con un unico kit potete realizzare due progetti. Prima di iniziare direttamente con la spiegazione di questa splendida pochettina, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Partiamo subito con la spiegazione della pochette in abbinamento alla borsa Onda Shopper. Allora, io nuovamente inizio con un altro colore perché poi il colore nero, che è quello originale, appunto oro e nero, il nero poi non si vedrebbe, quindi ho scelto un altro colore, sempre Inda, e stavolta anziché spiegarvi un campione, partiamo direttamente con proprio la larghezza, la lunghezza diciamo della pochettina. Procediamo sempre con delle righe verticali, quindi allora il motivo si sviluppa sempre su 18 punti più 2, quindi siccome faremo 3 motivi dobbiamo fare 18 per 3 più 2, totale 56 catenelle. Poi tornando indietro, perché come al solito si fanno i primi 2 giri a punto basso, noi lavoreremo su 55 maglie. Io già ho fatto le catenelle, i 2 giri di punto basso andata e ritorno, siamo pronte per iniziare il motivo. Quindi sono arrivata all'ultimo punto, faccio una catenella, volto il lavoro e solo per questo giro inizieremo con 3 punti bassi perché poi quando andiamo a ripetere saranno sempre 2. Comunque iniziamo. Facciamo quindi le nostre 3 maglie basse, poi faccio 2 catenelle, prendo il filo, salto 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sul settimo io vado a creare 7 maglie alte separate da una catenella. La prima l'ho fatta e faccio una catenella, faccio la seconda, una catenella, terza maglia alta, catenella, quarta maglia alta, catenella, quinta, catenella, 6 catenella e l'ultima maglia alta. Così abbiamo fatto il gruppo di 7 maglie alte separate da una catenella, sempre 2 catenelle e nuovamente saltiamo 6 maglie. Mi raccomando, controlliamo di non saltare questa, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sulla settima andiamo a fare a seguire 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. Aspettate, prendo un po' di filo. Nuovamente 2 catenelle, prendo il filo, salto sempre 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sulla settima vado a ripetere questo gruppo, quindi 7 maglie alte sempre separate da una catenella. Fatto questo gruppo ne salto altre 6, sulla settima vado a ripetere queste 5 maglie basse, 2 catenelle, poi faccio l'ultimo gruppo di 7 maglie alte. Ci vediamo qui per farvi vedere come completare e cominciare l'altro giro. Ho fatto pure, vedete, il gruppo di 7 dove si svilupperà poi nell'altro giro il motivo, ma vi faccio un riepilogo. Abbiamo iniziato con 3 maglie basse, 2 catenelle, saltiamo 6 maglie, sulla settima facciamo il gruppo di 7 maglie alte separate da una catenella, sempre 2 catenelle, ne saltiamo 6 e sulla settima sviluppiamo 5 punti bassi, sempre 2 catenelle, si saltano sempre 6 maglie, sulla settima ripetiamo il gruppo, 2 catenelle, saltiamo 6, facciamo le 5 maglie basse, 2 catenelle il nostro gruppo e adesso continuiamo 2 catenelle,
salto le mie 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sulla settima faccio i miei 3 punti bassi così come ho iniziato. Solo per questo giro noi all'inizio andiamo a realizzare all'inizio 3 punti bassi, poi saranno sempre 2, anche quando andiamo a cambiare il colore. Fatto questo, catenella, voltiamo il lavoro e questo giro va sviluppato in questo modo. Qui 2 maglie basse, una e una, 2, poi sempre 2 catenelle, quelle si fanno sempre tra un lavoro e l'altro, e adesso qui all'interno, dove abbiamo fatto in questi spazi, andiamo a creare i nostri punti puff che si fanno in questo modo. Qua c'è il nostro primo spazio, entro, estraggo e allungo, riprendo il filo ed entro per la seconda volta ed allungo, riprendo il nostro filato, entro, allungo, chiudo tutte tranne l'ultima, che poi vado a chiudere separatamente riprendendo il filo. Ed ecco il nostro primo punto puff. Una catenella, riprendo il filo e faccio la stessa cosa qui. Entro la prima e allungo, entro la seconda e allungo, entro la terza e allungo, chiudo tutto tranne l'ultima che chiudo successivamente. E come sempre dobbiamo fare una catenella. E qui di nuovo ve lo faccio rivedere un'altra volta. Entro la prima, la seconda, la terza, chiudo tutto tranne l'ultima e la catenella. In sostanza poi saranno 6, quindi faccio gli altri 3 e vediamo come proseguire. Ecco il nostro primo motivo completato, io ho terminato, faccio 2 catenelle come sempre, mi sposto qui che sono 5 maglie, ne devo fare 3, quindi salto la prima e faccio 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Sempre 2 catenelle e nuovamente qui vado a creare i miei punti puff, quindi entro la prima, la seconda, la terza, chiudo tutto, l'ultima invece la chiudo dopo e un punto e una catenella e si rifà 1, 2, 3, chiudo tutto tranne l'ultima che chiudo dopo con una catenella. Faccio tutto, vi faccio rivedere questo passaggio e poi vi lascio proseguire da sole. Anche il secondo motivo è terminato, faccio sempre 2 catenelle e qui in questo gruppo ne lavoro solo 3, quindi la prima la salto e vado direttamente sulla seconda e mi creo questi 3 punti bassi. Dopodiché faccio 2 catenelle e ricomincio con i punti puff, quindi in questo modo chiudo tutto tranne l'ultima che chiudo dopo e una catenella. Faccio tutto, ci rivediamo qui per farvi vedere gli ultimi 2 giri che saranno ripetuti come questi qui, cioè 2 righe di maglie basse prima di cambiare poi il colore. Quasi a fine giro mancano le 2 catenelle e qui lavoro solo 2 punti bassi, quindi 1 e 2. E il motivo è quasi completato. Adesso, come vi ho detto prima, noi abbiamo iniziato con 2 giri di punto basso e poi abbiamo sviluppato questi 2 giri. Adesso concludiamo facendo la stessa cosa. Faccio una catenella, adesso noi ci dobbiamo ripreparare la base di punti bassi per poi iniziare l'altro colore. Quindi i primi 2 punti bassi, quindi facciamo le prime 2 maglie basse. Qui in questo spazio delle 2 catenelle facciamo 2 punti bassi, poi una maglia bassa sopra il punto puff, una maglia bassa dove abbiamo fatto la catenella, uno sul punto puff, uno dove c'è la catenella, uno sul punto puff e uno sulla catenella, e questo in maniera tale che riprepariamo le nostre maglie di base. Ora vi faccio vedere anche qui. Qui ci sono 2 catenelle, 2 maglie basse,
e sopra le 3 maglie basse del giro sottostante gliene facciamo 3, una sopra l'altra, e qui nuovamente 2 maglie basse. Questo si ripete per tutto il giro. Arrivato qui torniamo indietro e facciamo un giro di punto basso sotto ogni maglia che ci ritroviamo sottostante, ci rivediamo per il cambio colore e ricominciare stavolta in modo sfalsato i nostri motivi. Guardate quanto è bello completato. Poi quando la completiamo, quindi facciamo le altre strisce, questa sarà la nostra lunghezza, vedete? Quindi io cosa ho fatto adesso? Ho già tagliato il filo, questo è l'ultimo punto basso che noi, anziché chiudere con questo filo, io cosa faccio? Prendo un altro filato, ho fatto un cappietto e chiudo quest'ultimo punto basso, così già ho fatto il cambio colore. Faccio una catenella, volto il lavoro e adesso vado a fare altri 2 giri di punto basso, andata e ritorno, perché devo ripetere questa base prima di fare quei 2 giri dove sviluppo il disegno. Semplicemente in questo modo tutte le maglie sottostanti che mi ritrovo sotto le vado a lavorare. Quindi faccio questo in andata e in ritorno e ci rivediamo qui per ricominciare il decoro. Ed ecco qui completata la base del decoro, perché se vi ricordate all'inizio io ho preparato 2 giri di punto basso e dopo aver fatto il decoro ho completato dello stesso colore con altri 2 giri di punto basso. Qui rifaccio la stessa cosa, ho iniziato con 2 giri di andata e ritorno di punto basso e adesso dobbiamo sfalsare i nostri motivi. All'inizio lo facciamo ma sarà a metà, poi uno lo facciamo al centro qui, un altro al centro qui e un altro alla fine, ma vi faccio vedere. Dopo aver completato l'ultimo punto basso faccio 4 catenelle, giro il lavoro, questa sarà la nostra prima maglia alta separata da una catenella, nello stesso punto ne faccio un'altra, 2, così siamo a 2, 3, catenella e 4. Perché qui poi ci saranno i 3 punti puff che sommati a quello della fine sarà un decoro, ma è a metà. Le nostre solite 2 catenelle, contiamo sempre 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sulla settima noi andiamo a fare una sequenza di 5 punti bassi, 3, 4 e 5. Le nostre solite 2 catenelle, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sul settimo il nostro gruppo di 7 maglie alte separate da una catenella. Quindi abbiamo fatte 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sempre 2 catenelle, saltiamo sempre e mi raccomando spostiamo perché spesso questo si nasconde, punto basso, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sul settimo la nostra solita sequenza di 5 punti bassi, 3, 4 e 5, 2 catenelle, saltiamo 6 maglie e facciamo il gruppo di 7 maglie alte separate da una catenella e poi i 5 punti bassi. Ci rivediamo qui per farvi rivedere il mezzo decoro che dobbiamo rifare qua. Fatte le 5 maglie basse, 2 catenelle, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sul settimo punto andiamo a fare le nostre 4 maglie alte separate da una catenella come abbiamo fatto qui all'inizio. Quindi andiamo con la prima, 1, sempre separate da una catenella, 2 e la catenella, 3 e la quarta. E il primo giro del decoro
è fatto, perché noi ricordiamoci che abbiamo 2 giri di punto basso, 2 giri per il decoro e 2 giri di punto basso e si cambia colore. L'unica cosa è che bisogna alternarli, ma il colore principale inizierà sempre in questo modo, il colore secondario sempre in questo modo, in maniera tale che i decori vengono fatti quindi a scacchiera. Arrivato qua, catenella, volto il lavoro e inizio con i punti puff. Quindi prendo il filo, entro, estraggo e allungo la prima, la seconda, la terza, chiudo tutto tranne l'ultima che chiudo poi separatamente, catenella e nuovamente un altro punto puff a 3 gettate. Chiudo tutto tranne l'ultima e una catenella e l'ultimo punto puff, perché questo all'inizio è mezzo. Fatto questo, 2 catenelle, qui al centro dobbiamo farne 3, quindi parto dal secondo e faccio 3 maglie basse, 1, 2 e 3, 2 catenelle e parto con il decoro completo, quindi 6 punti puff negli spazi dove prima ho fatto le mie catenelle. Quindi 6 punti puff, non ci scordiamo, finito le 2 catenelle, qui facciamo 3 punti bassi, 2 catenelle, qui i nostri 6 punti puff, 2 catenelle, 3 punti bassi, 2 catenelle, 4, scusate, 3 punti puff. Arrivato qui vi faccio rivedere come rifare nuovamente i giri di punto basso per riavere di nuovo la base dei punti bassi. Siamo arrivati a fine giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e adesso andiamo a fare le nostre maglie basse. Quindi che cosa facciamo? Sul primo punto puff facciamo una maglia bassa, nello spazio dove c'è la catenella un'altra sul punto puff, una nello spazio, una punto puff, qui ci sono le 2 catenelle, facciamo 2 punti bassi, qui abbiamo 3 maglie basse, quindi normalmente una sotto le 3 maglie sottostanti, qui ne facciamo 2 e qui si ricomincia uno sul punto puff, uno qui sotto, uno punto puff, eccetera. Quindi si fa tutto questo, si rifà il giro, si cambia il colore e si ricomincia esattamente con quello che vi ho spiegato prima. Quando rifate questa, quando cambiate colore, si rifà esattamente questa. Io già l'ho realizzata, guardate. Io ho creato 1, 2, 3, 4 e 5, sempre iniziando con il colore oro, che è quello principale. Quindi, non appena avete fatto tutto, ci rivediamo per contornarlo e cucirlo. Eccolo qui il pannello, quindi completato di strisce. Allora, vi dico anche le misure, manca ancora il contorno, ma vi dico che ho raggiunto 22 per 30. Considerate che la pochettina adesso poi andrà rigirata in questo modo e cucita. Adesso manca solamente di fare il contorno prima delle cuciture. Quindi io ho terminato, allora, tolgo la catenella. Allora, io ho finito il secondo giro di punto basso del mio decoro, quindi faccio una catenella, mi sposto, nello stesso punto faccio un punto basso e poi sotto ogni riga sottostante vado a piazzare una maglia bassa, sempre col colore prevalente che nel nostro caso, così come la borsa, è il colore oro. E in questo modo andiamo anche a sfruttare la rimanenza che abbiamo del cordino, quindi vedete una sotto ogni maglia. Qui dove c'è il decoro io qui ne faccio 2, poi mi sposto e qui ne faccio altre 2, vedete, e poi una qui e proseguo. Qui faccio nell'ultimo punto un punto basso, una catenella e punto basso, poi uno sotto ogni maglia. Qui faccio la stessa cosa che avete visto
adesso e concludo in questo punto. Poi ci rivediamo perché insieme andremo a fare le cuciture. Guardate che carina, io l'ho contornata tutta, adesso l'ho messa al contrario perché facciamo le cuciture e poi si rivolta dal lato corretto. Allora riprendo il filato oro, io mi aggancio e adesso cosa faccio? Vado a prendere tutte e quattro le costine, che si trovano una di fronte all'altra e vado a creare questa cucitura. Vedete? In questo modo. Quindi tutte e quattro le asole, tiriamo per bene e così andiamo a terminare questa bellissima pochette. Quindi lo faccio fino a qui, faccio la stessa cosa da questa parte, rivolto la borsa al contrario e se volete potete mettere anche una piccola calamita per chiusura. Quindi facciamo questi due passaggi, la nostra pochettina è pronta. Ditemi se anche questa in miniatura non è un gioiellino. Guardatele insieme, secondo me ne vale veramente la pena anche perché ho utilizzato quindi quello che mi era rimasto della borsa Onda Shopper che tanto vi è piaciuta e ho realizzato questa pochettina. Io ho messo qui un manichetto, ma è rimasto un po' di cordino per poter creare anche una tracolla, quindi avere una seconda borsa. Il kit vi ricordo che è ancora in sconto fino a domani col 30% e potete scegliere anche tra altre varianti di colore, quindi mi raccomando non perdetele di vista. Oltretutto abbiamo raggiunto 24 in larghezza e 16 in altezza, quindi comunque una borsa in miniatura che può essere perfetta anche per altre occasioni. Se avete dei dubbi come al solito, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.